Ciao Edoardo Estatico, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi che mi avete invitato, sono molto contento di fare questa intervista. Allora, parlaci un po' di te. Come nasce la tua passione per la cucina? Allora, la mia passione per la cucina nasce da bambino. In realtà, quando io andavo a scuola in terza elementare, ho disegnato per la prima volta diciamo, un lavoro che avrei voluto fare da grande, la figura del cuoco. Avevo 8 anni. Sono cresciuto in una casa dove fortunatamente una casa dove si è sempre cucinato, quindi la passione per il cibo è stata sempre molto profonda e in modo viscerale perché a Napoli, a casa mia, in un certo qual modo abbiamo sempre avuto a che fare con il cibo. E da questo poi sono partito per rincorrere questa passione, diciamo vocazione più che altro, perché il cibo ha sempre affascinato quello che è stato sempre il mio bagaglio, la mia memoria del gusto. Ricordo, diciamo, mia nonna, anzi le mie nonne, entrambe sono state per me le prime persone che mi hanno fatto affascinare al cibo perché con i loro racconti e soprattutto con le loro creazioni e con quel gusto che io disperatamente cerco di rincorrere ogni giorno, ehm, è stato quello che ha folgorato un pochino la mia idea e soprattutto passione per il cibo. Per questo ho voluto intraprendere, insomma, questo percorso e la mia carriera si è sempre articolata in un viaggio di andata e ritorno, viaggio da Napoli alla ricerca poi di una strada migliore per imparare, per crescere, per studiare, per fare meglio il mio lavoro, per rendere nobile diciamo, la mia professione, ma soprattutto rendere importanti i sacrifici che ho fatto per arrivare ad essere qui. Ci sono dei cibi che ci fanno ricordare delle cose importanti per noi, come funziona un po' la Madeleine per Proust, no? Qual è il tuo piatto Madeleine? E durante il mio percorso ho capito più che altro ehm, alcuni concetti che sono stati importanti per poi affrontare ehm, il confronto tra i miei collaboratori, la brigata, perché trasmettere un concetto di cucina, una tecnica che si può imparare tranquillamente, ma trasmettere il proprio sapere, la propria conoscenza è stato un lavoro molto difficile ed è ancora oggi un lavoro molto complesso. Per cui ho sempre detto che il gusto è talmente intimo e personale che non lo si può insegnare e quindi ho sempre cercato di far trasparire le mie emozioni attraverso la memoria del gusto. Ci sono alcuni due o tre ingredienti che sono molto legato, ad esempio il pomodoro che è l'ingrediente più importante per me e per la mia cucina, che è segno di napoletanità nel mondo e soprattutto cucina italiana, rappresenta la cucina italiana come ingrediente vegetale. Lo mangerei in tutte le sue forme, crudo, a succo, cotto lentamente per fare questo piatto importante a cui sono molto legato come il ragù e soprattutto il condimento che è la chiave di lettura della mia cucina creativa mediterranea, ma poi che guarda sempre diciamo così, la Napoli di un tempo, no? Ovvero l'olio extravergine di oliva, perché è un ingrediente molto fondamentale per la mia cultura, per la nostra cultura e soprattutto per la mia cucina. Anche se anticamente queste preparazioni della cucina napoletana erano fatte con un grasso animale, quindi lo strutto che ad oggi, diciamo, è stato sostituito nell'ultimo secolo dall'olio extravergine di oliva. Quindi il tuo piatto Madeleine, la cosa che ti fa raffiorare più ricordi è il ragù delle tue nonne. Uno dei piatti a cui sono molto affezionato, in realtà ce ne sono due perché le mie due nonne, materna e paterna, aveva un piatto forte, ovvero un piatto cult, un piatto che era eccezionale, che non ho più mangiato, il peperone ripieno. L'ho cercato, diciamo, in tante mie esperienze
i vari ristoranti, trattorie, ne ho girate parecchie. Pochi si avvicinavano a quel gusto che io, diciamo, ricordo perché era talmente buono che era chiuso nella mia memoria, insomma, soprattutto affettiva, e quindi è difficile fare questo paragone. Tanto è vero che poi dopo nel corso degli anni, quando mia nonna è venuta a mancare, ho creato un piatto, gli ho dedicato un piatto nel 2014 che è un risotto al peperone ripieno scoppiato. In realtà è un riso condito. Io ho sempre concepito il riso come un foglio bianco per scriverci sopra, perché è un alimento molto versatile, molto da contaminare, e quindi l'ho condito con una crema di peperoni arrosto e soprattutto tutti gli ingredienti che riguardavano il peperone ripieno erano all'esterno, vengono messi all'esterno del piatto, perciò peperone ripieno scoppiato, il famoso splash, che poi in realtà pinoli, uvetta, pecorino, la polpettina di manzo, la salsa a prezzemolo, che mia nonna metteva le foglie di prezzemolo, a me non piacevano e io ripetutamente le andavo a cercare per poi toglierle, e soprattutto il crunch, la parte esterna del peperone ripieno, con il pane saporito, con l'olio e il sugo che poi cacciava il peperone durante la cottura al forno, quindi il peperone arrosto. E da lì ho creato questo piatto. E questo è dedicato a, diciamo, a mia nonna Giuseppina, mentre invece nonna Rita era, diciamo, un altro filone, un'altra mano, aveva un altro repertorio, una cucina di gusto soprattutto, ma era la cucina del cuore. Quindi insomma il piatto a cui sono legato molto, se ricordo, diciamo, a nonna Rita, è il ragù, perché lei, diciamo, lo preparava in un modo così minuzioso, così preciso, che iniziava il venerdì dalla scelta della carne, a comprare i vari tagli, faceva addirittura una salsiccia di maiale a punta di coltello fatta in casa, la insaccava lei, la faceva marinare nel vino bianco con finocchietto selvatico, insomma, tutte queste piccole cose per poi creare questa esplosione di gusto alla fine, che veramente era eccezionale e che difficilmente sono riuscito io a riprodurre. Per cui questo condimento così verace, così napoletano, è stato capace di aiutarmi a creare alcune due o tre ricette che poi mi hanno accompagnato nel tempo. Lì dove oggi c'è una necessità di vedere cosa c'è all'interno di un piatto, allora ho pensato magari lo facciamo in questo modo per rendere un pochino il piatto più visibile, per raccontare, diciamo, la verità degli ingredienti all'interno di un piatto. Tu ti ispiri molto non solo ai tuoi ricordi, ma soprattutto alla tradizione napoletana. Riesci a rendere una preparazione così vivace, riesci a metabolizzarla e renderla elegante nelle tue preparazioni, soprattutto nelle ultime creazioni che hai fatto. Abbiamo visto un dolce molto bello, ce ne parli? Diciamo che la sensibilità del gusto mi ha portato sempre a guardare con un occhio critico la cucina attuale, ma soprattutto la cucina del passato, prendendone spunto. Napoli per me è una grande mamma ed è stato soprattutto una grande ispiratrice per la mia cucina. Quando poi mi sono chiesto qual era la strada da percorrere, se quella moderna della cucina che noi tutti oggi conosciamo, il filone spagnolo, ad esempio, o il filone della cucina del nord, io ho scelto sempre quella del Made in Italy, ma soprattutto della cucina ehm, napoletana, perché non ho mai trovato in giro, ovvero un ristorante che parlasse napoletano in tutti i piatti, perché noi sentiamo parlare spesso di pizza come cibo napoletano per eccellenza, ma è un cibo diciamo del popolo, un cibo diciamo di strada, dove non è il cibo principale di Napoli. In realtà Napoli ha un patrimonio gastronomico così importante che
bisognava dare qualcosa di importante. Ho cercato sempre di rincorrere il gusto, ovvero quello che stavo dicendo prima, la memoria del gusto. Non è stato facile trovarla oggi, anche perché tante cose noi le abbiamo dimenticate, le abbiamo modificate e soprattutto le abbiamo tralasciate. Allora sono andato sempre alla ricerca di una memoria del gusto antica, verace, autentica. Oltre alla cucina di casa, quella delle nonne, difficilmente sono riuscito a trovare qualcosa che potesse ispirare, diciamo, questo ricordo, ovvero questa ricerca meticolosa che io ho sempre fatto. Allora, avendo poi una passione per il teatro, quello di Edoardo, quello napoletano, quello umoristico, il teatro del Novecento, ho avuto questa folgorazione che è una passione che cammina di pari passo alla cucina e quindi mi sono ispirato alle tante opere che Edoardo ci ha regalato, ha scritto nel corso della sua gloriosa carriera e quindi sono riuscito a trovare per esempio il ragù nella sua commedia Sabato, Domenica e Lunedì, come intitolare il, diciamo così, un mio menù degustazione, un antipasto, un primo, un secondo, sabato, domenica, lunedì, primo atto, secondo atto, terzo atto, o come creare per esempio da una commedia tipo dal cilindro, di questo cappello, questo contenitore che poi lui metteva per entrare e per uscire di casa e soprattutto per dimostrarsi una persona, tra virgolette, migliore rispetto all'abito che lui portava, a livello sociale ovviamente. Allora ho detto ok, il cilindro come un contenitore di idee, da dentro questo cilindro che cosa può uscire? E quindi il cilindro mi è servito come forma per una polpetta, magari cambiandole totalmente la texture e all'interno della polpetta mettere quel genio napoletano assoluto della polpetta ripiena al ragù, dove c'è pinoli, uvetta, pecorino romano, aglio, ovvero questo gusto agrodolce che ritorna sempre. E poi la zuppa di latte in Natale in casa Cupiello, per esempio, era un dolce che ha accompagnato, penso, l'infanzia di parecchie generazioni prima della mia, che ha vissuto negli anni del dopoguerra, negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60, dove l'industria dolciaria non era ancora così sviluppata come oggi e qual era la merenda migliore se non una zuppa di latte, il pane raffermo condito con dello zucchero ed del latte caldo e quindi ho creato un dolce a cui ho intitolato Tommasino Cupiello voglia zuppa e latte quando è morto Luca Cupiello nel 2015 e quindi è stato un omaggio diciamo al teatro di Edoardo ma è stato un omaggio poi a Luca intitolare un dolce a lui e soprattutto renderlo tra virgolette attuale, soprattutto mettendo la tecnica a servizio del gusto e quindi la colata di caffè amaro. Mi sono ispirato poi alla commedia di questi fantasmi di Edoardo dove lui spiegava parlando così alla camera fuori al balcone come si preparasse la famosa tazza di caffè napoletano, non con la moka, ma con la caffettiera, insomma, napoletana. Quanto è importante la contaminazione per te? Allora, più che dieta mediterranea nella mia cucina, c'è sempre stato, diciamo così, un'ispirazione mediterranea nei miei piatti, dove la nota vegetale, la presenza di legumi, l'utilizzo di erbe fresche, il connubio di prodotti dell'orto con i prodotti del mare, c'è sempre stato questo continuo melange che comunque caratterizza la mia cucina. Prediligo da sempre l'olio extravergine di oliva al posto del burro in tutti i piatti, eccetto un pochino la pasticceria perché ho un'idea più classica, più francese. Ehm, Però lì dove c'è una ricerca di un gusto netto, un gusto lineare, è chiaro che tutti i prodotti vegetali e quelli di ispirazione mediterranea mi hanno aiutato a creare, diciamo, un concetto di cucina di ispirazione mediterranea. Diciamo che la cucina napoletana antica
potrebbe definirsi una cucina fusion, quello che per noi oggi è il termine, diciamo, più utilizzato, perché alcuni ingredienti che sono presenti nella cucina napoletana vengono da molto lontano. Per esempio l'utilizzo diciamo, della frutta secca, ovvero come l'uvetta, i pinoli oppure la cannella come spezie, per esempio, all'interno di alcuni piatti ne rappresentano proprio questo concetto in pieno. Nella mia cucina la contaminazione è presente in un certo qual modo perché mi ha aiutato anche a guardare oltre quello che è diciamo, la cucina di ispirazione napoletana, alla ricerca poi di un gusto italiano a 360 gradi, senza tralasciare poi le mie esperienze, diciamo, che ho avuto nella mia carriera, che hanno comunque formato il mio bagaglio professionale. Poi la mia curiosità, insomma, mi ha sempre spinto ad assimilare altre cose durante i miei viaggi. Ho avuto la fortuna e modo di assimilare e di prenderne spunto, il quanto basta. Però non ho mai tralasciato il gusto italiano, il gusto napoletano, che per me è molto fondamentale perché ne sono molto legato diciamo, a questo concetto. Ho sempre preservato il gusto italiano. Ci lasciamo con una piccola riflessione, cioè al di là di tutte le regole che esistono, di tutti gli studi che esistono, in realtà il linguaggio della convivialità è il vero pilastro della dieta mediterranea e che ci sediamo a tavola per stare insieme, è socialità, noi siamo degli animali sociali. Diciamo che il tutto si è sempre svolto attorno a una tavola, tutto quello che poi bisognava discutere, parlare, si è sempre diciamo, racchiuso intorno a una tavola, quindi le più grandi cene, le più grandi degustazioni, dai tempi nostri fino ai tempi antichi, no? Per me è molto importante questo concetto della convivialità perché rappresenta anche una sorta di scambio, diciamo, intimo tra i commensali per poi racchiudersi non solo nel consumo del piatto stesso, ma anche alla ricerca di dialoghi, di cose che poi insomma legano tutti gli altri commensali. È fondamentale per me questo concetto di convivialità. Non ci sediamo a tavola per bere e per mangiare, ma ci sediamo a tavola per bere e per mangiare insieme. Citazioni di Plutarco. Grazie Edoardo per essere stato con noi. Grazie a voi.